Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Hua Chen-yu, cantante cinese. Ho già ascoltato la sua esibizione di Nunchucks al Talent Show Singer 2018. In questo talent show si esibisce anche in questo caso cantando questa canzone che si chiama The Fake Monk. Una canzone anche molto personale, dopo magari parliamo un po' della spiegazione che fa all'inizio del video, però adesso andrei subito ad ascoltare e ad analizzare insieme che cosa andrà a fare. Non ho mai ascoltato questa esibizione, sono molto curioso di andarla a sentire insieme a voi. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare insieme. 今天花花没有穿鞋 ，He's not wearing shoes today. 或者你也长袍，他也长袍，是不一样，完全不一样的。一个是书生，一个是侠客。假如你看我有点累，就请你给我倒碗水。假如你已经爱上我，就请你吻我的嘴。Ok. Allora, scusate un attimo. Allora, questo intro è stupendo, veramente bravo. Lui, anche come l'altra esibizione che avevo ascoltato di Nunchucks, si introduce lui con il pianoforte, poi non ho idea di cosa succederà dopo, probabilmente succederà il delirio, però questa idea di accompagnarsi da solo su un pezzo scritto da lui, diciamo che mi piace molto e gli rende onore anche il fatto che suoni lui i suoi brani. Molto struggente, malinconico. Allora, di cosa parla questo brano? Lo raccontava prima nell'intervista che ho ascoltato prima e adesso l'ho skippata. Parla del fatto che lui da piccolo, non avendo un rapporto con i suoi genitori perché lavoravano sempre, si sentiva appunto solo, aveva questa carenza di affetto, carenza d'amore e quindi questo l'ha portato a chiudersi in se stesso. Cercava l'amore anche degli altri, però allo stesso tempo si isolava, ok? E lui dice: quando vedete una persona così che tende a isolarsi, in realtà ha bisogno di affetto, quindi dovete capire qual è il malessere che ha dentro e cercare di aiutarlo. E lui ha iniziato a scrivere canzoni per questo motivo, per esternare le sue emozioni, esternare il suo malessere interiore, no? E quindi sta parlando di questo, di una persona che ha bisogno di affetto, ok? Questo è il significato del brano. Dal punto di vista interpretativo e vocale sta facendo delle cose veramente notevoli, soprattutto sa gestire molto bene il microfono, perché quando fa tutti questi fraseggi acuti, eterei, sentite che c'è un effetto sul microfono, c'è un riverbero, c'è un delay che enfatizza questa sua vocalità e la rende veramente magica, ok? Quindi questo è proprio assolutamente pensato, è un brano pensato da cantare al microfono, ok? Probabilmente senza il microfono non avrebbe lo stesso impatto emotivo, ok, sull'ascoltatore. Riascoltiamo un attimino cosa ha fatto
Quindi intanto un inizio molto soffiato, leggero in meccanismo 1, quindi sta cantando in voce di petto su note gravi. 但不知道我是谁。 Bellissimo questo soffiato senza nota. Fa solo questo, ok? Bello, quindi qui non sta su quella parola, non stava più cantando, stava interpretando, stava parlando in qualche modo, ok? E lui mi sembra molto attento a questo aspetto, all'aspetto interpretativo e performativo in generale. Infatti dopo, quando fa queste risatine, no? Qua, 晚睡。 ok, qui sta recitando, non sta più cantando, sta recitando, è un attore, è un performer, un interprete a 360 gradi. Questo deve essere un cantante e un artista, ok? Non basta cantare bene, devi saper comunicare qualcosa, e per comunicare devi recitare in qualche modo. Veramente molto bravo. Comunque, invece, dopo la parte iniziale fa questi fraseggi invece più acuti in meccanismo 2, quindi possiamo chiamarlo falsetto, però non è neanche tanto falsetto, è più un suono già abbastanza addotto in voce mista, però in M2. Sentiamo? Sì, qua possiamo chiamarlo falsetto. Assolutamente. Perché falsetto? Perché si distingue dalla sua voce di petto, la sua voce vera, ok? Anche se dopo, se non ricordo male, no, vabbè, comunque forse dopo aveva fatto anche dei fraseggi un pochino più pieni, ma li avevo già sentiti anche in Nunchucks, questi fraseggi acuti ma in voce mista, quindi il suono è pieno però leggero, abbastanza notevole. 就请你给 Poi è tornato in basso. 到晚睡。假如你已经爱上我， Guardate come interpreta con le mani, con i gesti, con lo sguardo, veramente bravo. 吻我的嘴。 我有着双脚，我有着双腿，我有着千山和万水，我有着所有的所有，但不要恨和悔。 要爱上我，你就别怕后悔。总 Ok, bravissimo, mamma mia. Allora, qui mi piace moltissimo come si tiene una mano sul volto mentre con l'altra suona il piano per creare ancora più questo effetto di distruggimento. Lo enfatizza moltissimo, sempre dal punto di vista attoriale, molto bravo. Qui sta passando a un suono più pieno, più incalzante, più aggressivo anche, addirittura sporca la voce. Quindi il suono è più pieno, addotto. Sta facendo comunque delle note alte, si sta muovendo anche qui tra un M1 e un M2, quindi sta facendo dei cambi di registro, ma sempre con questa voce mista, molto ben addotta. Mi ricorda quando fa queste cose, un po' come avevo detto anche l'altra volta, il cantante dei Leprous, il cantante dei Sigur Rós, ok? Queste vocalità eteree ma acute, maschili, ok? Che passano a volte da un falsetto a un suono più addotto e più pieno, ok? E qui, dicevo, sporca anche la voce, sentite? Vediamo se lo ritrovo. No, dopo. Ok, questo era un suono assolutamente in voce mista, vediamo che nota era. Ok, l'ho preso al primo colpo, era un Si 4, ok? Quindi già una nota alta, emessa in modo anche abbastanza rock, ok? Come piace a me. E dopo invece sentiamo la sporcatura che dicevo. 爱上我，你就别怕后悔。
questa frase è stata proprio creata con una distorsione glottica, ok? Va a sporcare la voce volutamente per creare anche più pathos sulle parole che sta pronunciando, per dare più rabbia a quello che sta dicendo. Bravo. Bravo. Mamma mia. Incredibile, queste note lunghe, tenute, si sente proprio la compressione delle corde che mantiene la posizione e allo stesso tempo, per tenere la nota lunga, si sta comunque muovendo, infatti poi cresce l'intensità anche sulla stessa nota, sullo stesso filo di fiato. Molto bravo. Quando ci sono delle note lunghe non bisogna pensarle ferme, bisogna sempre pensarle in movimento. Lui è in movimento anche quando sta fermo, ok? Da fuori si sente un suono preciso, pulito e costante, ma dentro di lui sta continuando a gestire questo flusso d'aria in maniera impeccabile, veramente bravo, e poi modula la voce in questa maniera anche abbastanza originale, con questi fraseggi che sembrano un po' etnici, così, un po' tribali quasi, non lo so, ma veramente incredibili, efficacissimi, ti catturano veramente e sta creando qualcosa di nuovo, perché non si sente spesso una cosa del genere, ok? E soprattutto è comunicativo, ok? Veramente molto molto bravo. Bravo. Beh, non male anche come pianista, devo dire. Wow. Ok. Wow. 要爱上我，你就别怕后悔。总有一天我要远走高飞，我不想留在这个地方，也不愿有人跟随。我只想看到你长得美，但不想知道你在受罪。我想要得到天上的水，但不是你的泪。 Pazzesco. Ok.
Sono rimasto senza fiato, veramente. Poi guardate come si trasforma appena finisce la sua esibizione. È contento, tranquillo, felice, ma prima era veramente in un'altra dimensione, ok? Sono successe diverse cose qui, ok? Qui è veramente performance pura, lui è un artista, non è un cantante, è un artista a 360 gradi. Incredibile, qui si è fatto trasportare da tutte queste emozioni di sofferenza, di ansia, di tutte quelle emozioni negative che si portava dentro, le ha esternate con questo exploit assurdo, veramente al limite dell'avanguardia, ok? In cui inizia quasi a gridare, ma comunque intonato, con queste sporcature incalzanti, e addirittura anche quando suona il pianoforte, quando c'è questa parte, va a creare delle dissonanze, quindi sembra che suoni un po' a caso, in realtà sta facendo apposta per creare questo effetto dissonante, cacofonico, che ti deve dare fastidio in un certo modo, ok? Questa è l'arte deve dare fastidio, non deve essere solo bella, il bello è superato, d'accordo? Qui ha creato qualcosa di bellissimo in cui c'è anche questo disagio profondo, questa sorta di cacofonia proprio all'interno, ok? In questa parte, che però enfatizza ancora di più, di nuovo, quello che c'è stato prima, e soprattutto il finale che riprende l'inizio e ricrea questo senso di malinconia veramente molto struggente. Riascoltiamo perché è stato veramente bellissimo. Già questa cosa che ha fatto qui è incredibile, incredibile, ha fatto tutto questo fraseggio acuto, passando sempre da un M2 a un M1, però molto etereo, poi ha tenuto questa nota lunghissima, sarà sempre quel Si di prima, immagino, sì, infatti, sempre quel Si4, tenuto benissimo, con questo suono pieno che già ti fa capire che si sta un po', ok, arrabbiando, no? Bello. Sentite anche qua sporca la voce volutamente per creare questo senso di rabbia continuo incalzante, un suono super compresso, pieno, potente ma controllato. Non perde mai il controllo della situazione, altrimenti stai urlando. Lui non sta urlando, sta cantando con una sporcatura glottica veramente creata divinamente. Sentite che anche su questi fraseggi acuti, che sembrano in falsetto, in realtà non sono propriamente in falsetto, sono sì in meccanismo 2, ma sentite quanto è addotto il suono, cioè lui sta chiudendo le corde e si sente dal fatto che ogni tanto sfrigolano, si sente un po' questa specie di fry sulla nota, sentite, lì vuol dire che sta chiudendo benissimo la gola nella maniera giusta, quindi le corde sono perfettamente chiuse, anzi la compressione è notevole. Qua bello anche, sicuramente anche voluto e ricercato, infatti poco dopo lo rifà ed è assolutamente voluto. Bellissimo. Qua in realtà sta puntando alla nota giusta, no? Che è un Fa diesis 5,
però lo fa con questa specie di urlo graffiato che ti travolge assolutamente. Infatti sentite anche le note del pianoforte, come dicevo prima, crea questo effetto, no, cacofonico, facendo questo effetto un po' dissonante che è assolutamente cercato e voluto, che è in linea con quello che sta cantando con la voce, ok? E lui è uno che la voce la sa usare molto bene e la sfrutta a suo vantaggio. Tutte le qualità vocali che ha le sfrutta per comunicare qualcosa. Bravo. Wow. Tutti impazziti. E addirittura qua si getta sul pianoforte, non ha neanche più importanza la nota che sta facendo, la nota che sta suonando, che sta cantando. L'importante è che questi suoni ti travolgano veramente, quindi preme tutti i tasti del pianoforte come per dire basta a tutto questo dolore. Veramente bravo. E poi dopo, come vedete, sfrutta il silenzio. Ascoltate. Bellissimo, questa ripresa è bellissima perché lui sfrutta questo momento di silenzio. La performance non è finita. Uno potrebbe pensare ha finito, ok, no, non ha finito ancora. Anche quando non sta cantando, anche quando non sta suonando, lui è ancora nel brano, sta ancora interpretando e sta recitando di nuovo, quindi anche come respira, come muove le mani, si copre il viso. E poi lentamente, come un attore, va a riprendere a suonare, però anche i tempi in cui fa le cose, in cui si muove, sono pensati e voluti. Se avesse fatto gli stessi gesti più velocemente, in modo più, diciamo, sbrigativo, non avrebbero dato le stesse emozioni. Invece lui è molto bravo a calcolare, a calibrare tutto quello che sta facendo. Qua riprende ovviamente il tema iniziale, con la mano davanti al volto. Bellissimo. Bello. E qua ha finito. Quando si alza, lì ha finito. Fino all'ultima nota, fino all'ultimo respiro, lui era ancora dentro al brano. Bravissimo. Di nuovo questi soffiati alla fine sono veramente molto efficaci. Alla fine il significato delle parole è un macigno, perché dice non so nemmeno chi sono io. Ok, questo è un tema veramente struggente, importante, pesante anche, ok, e l'ha trattato in una maniera veramente efficace e veramente interessante anche. Un talento incredibile, grazie per avermelo consigliato. Arriveranno sicuramente altre reaction su di lui, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!